Frankenstein Stitched in Style Monster High. Ovviamente siamo tutti impazziti per questa bambola, siete impazziti voi, sono impazzito io. Si può acquistare semplicemente e tranquillamente su Amazon e potevo farmela mancare? No, nel video acquisti in cui ve l'ho mostrata tutti mi avete richiesto una recensione, quindi guardiamola subito! La sua scatola è nuova, realizzata appositamente per lei. Ovviamente c'è un'enorme vetrina trasparente che ci lascia vedere tutta la bambola all'interno, che sembra anche un pochino strabica, ma poi capiremo il motivo. Nella parte in basso leggiamo il logo Mattel, tutte queste cuciture disegnate e questo strappo verde su blu. Qui in alto con questa scritta tutta luccicosa c'è scritto Stitched in Style Frankenstein con anche delle forbici e delle catene spezzate. E il logo Monster High non è all'esterno della scatola ma è all'interno, come se fosse un murales stampato sul muro dietro di lei, ma lo ritroviamo ovviamente anche su un lato della scatola con questa finitura lucida. Sull'altro lato ci sono solo dei fulmini nella parte superiore e il teschietto Monster High nella parte inferiore. Il retro è semplice ma molto carino, molto d'effetto. Ritroviamo la scritta Stitched in Style Frankenstein, una descrizione di questa bambola in inglese e anche in francese. E qui invece, sempre con questo finish lucido, troviamo tutta una grandissima foto della nostra Frankie, che già da qui ragazzi è stupenda. Poi in basso le solite informazioni che non interessano. Quindi deboxiamo così andiamo anche subito a capire il perché sembri strabica. Appena fuori dal box fa veramente un sacco di scena, è davvero molto bella, forse ancora di più che in scatola, e soprattutto ho scoperto dettagli che in scatola non si sarebbero mai visti. Ma iniziando ovviamente dal suo viso, pelle verdastra come sempre per Frankie, ovviamente sculpt del viso e del corpo Monster High G1, quindi vecchia generazione. Gli occhi sono di due colori diversi ed è proprio questo che li fa sembrare leggermente strabici, perché sono uno blu, uno verde, ma hanno un eyeliner molto spesso su entrambi, che si confonde un pochino di più con il blu e un pochino di meno ovviamente con il verde, che è più chiaro, e quindi ci fa risultare l'occhio blu leggermente più chiuso. Mi dispiace questa cosa, ma rimane comunque stupenda. Sugli occhi comunque indossa un trucco completamente blu e grigio, davvero molto carino. Le sue sopracciglia sono fantastiche, molto definite e realizzate con un insieme di un sacco di piccolissimi e sottilissimi peletti. Sulle labbra indossa un rossetto argento, sulle guance troviamo del blush, e sul suo zigomo destro troviamo anche questa piccola cicatrice disegnata. I suoi capelli devo dire che sono molto belli, mi piacciono un sacco. Qui davanti troviamo questa frangia che le arriva proprio all'altezza delle sopracciglia, realizzata con ciocche alternate di capelli bianchi e neri. Ai lati del viso scendono queste due ciocche bianche molto lunghe e se la guardiamo un pochino più in alto, prima di proseguire a guardare i suoi capelli dobbiamo per forza guardare questo enorme accessorio che le hanno messo in testa. È tutto un pezzo unico di plastica, realizzato con plastica argentata. Nella parte qui in alto, che è anche quella che circonda questo piccolo chignon realizzato sull'apice della sua testa, sembra essere realizzato tutto di catene, con all'interno però infilati un sacco di aghi. Questi qui che sparano verso l'alto, che creano questa coroncina, dovrebbero rappresentare degli aghi. Su entrambi i lati invece ci sono queste tre spille da baglia sempre stampate assieme al resto dell'accessorio, e se lo guardiamo dal retro praticamente crea questa specie di casco, questa specie di gabbia attorno alla sua testa con tutte queste catene incrociate. Davvero bellissimo e molto particolare, anche perché se andiamo più in basso e scendiamo lungo i suoi capelli vediamo anche queste catene che scendono con in fondo questi dettagli che sembrano quasi degli speroni. Ci sono ben 4 catene che scendono, 2 più corte centrali e 2 più lunghe laterali. Le 2 laterali però finiscono con una lama e non con uno sperone. Guardate che meraviglia questo accessorio, anche guardandolo leggermente più da lontano è davvero bellissimo e arricchisce tantissimo questa bambola. Non si sarebbe mai visto all'interno della scatola e quindi per fortuna che deboxo tutto. Per il resto i suoi capelli sono molto lunghi perché arrivano sotto alle sue ginocchia e sono praticamente completamente neri. Nel resto dei suoi capelli non troviamo nient'altro che una fibra nera. Come vedete, anche se sono lisci, non sono messi benissimo, andrebbero sistemati o almeno pettinati, anche appena usciti dalla scatola, peccato, ma sono comunque morbidissimi. Su entrambe le orecchie indossa questi orecchini, anche in questo caso a forma di ago, con anche un filo arrotolato intorno come se fosse leggermente infilato nella cruna e poi arrotolato proprio sul lago. Al collo non troviamo
abbiamo nessuna collana, ma ci sono sempre i soliti bulloni infilati nel collo di Franky, con anche il solito dettaglio della stampa, della cucitura, che dovrebbe tenere la testa cucita assieme al corpo. Iniziando però a guardare quello che indossa, la prima cosa che vediamo è questo top di finta pelle con queste cuciture decorative bianche e qui nella parte sopra il décolleté realizzata di tulle nero che si unisce a un nastrino attorno al collo, nastrino nero che ci permette di rimuovere questo top slacciando il fiocco. Sul braccio destro ritroviamo altri due accessori davvero molto particolari, perché abbiamo questa specie di lunghissimo bracciale che però è diviso in due parti, una per il braccio e una per l'avambraccio, sempre realizzati come se fossero delle catene, ma in questo caso più che delle catene sembrano del filo spinato. Non hanno alcuna parte aperta, si possono rimuovere solamente staccando la mano e sfilandoli dal braccio. E possiamo vedere anche sotto che ci sono i soliti dettagli, anche in questo caso, del corpo di Franky che ne tiene insieme i pezzi. Stesso dettaglio stampato che troviamo anche sul suo braccio sinistro, che però non ha alcun accessorio. Ma scendendo a guardare la sua gonna, che è la parte sicuramente più elaborata di questa bambola, inizierei guardando il sottogonna, che è rimovibile tramite del velcro dal retro. Nella parte superiore è semplicemente un tubino di stoffa nera semplicissimo, più corto su un lato e più lungo sull'altro, che lascia proprio scoperta una gamba, e in fondo a tutto questo tubino troviamo questo tulle azzurro e nero, diversi strati. Su un lato è appunto cortissimo e lascia la gamba scoperta, invece per tutto il resto diventa sempre più lungo fino praticamente a toccare terra. Ed è composto da ben 3 strati di tulle azzurro, più 2 strati di tulle nero. Ma la parte sopra è sicuramente la parte più bella, dove per prima cosa possiamo vedere questo tessuto con tutto questo pattern, che è il solito pattern che ci richiama i classici vestiti di Franky, realizzato con queste cuciture che fanno in modo che abbia molto volume, e in più troviamo questi dettagli di finte suture argentate. Nella parte interna troviamo questa fodera di tulle blu e anche questa parte della gonna, come vedete, ha un taglio asimmetrico perché inizia molto più corta fino a scendere lunghissima sull'altro lato di Franky. Questa non si rimuove tramite del velcro, ha solamente un elastico in vita che ci aiuta a sfilarla, e poi sopra, quasi in corrispondenza di tutte le parti più voluminose di questa gonna, troviamo questo enorme accessorio di plastica argentata che vuole ovviamente rappresentare, come abbiamo visto finora, dei fili, delle catene, dei fili spinati. Troviamo anche in questo caso delle spille da baglia che dovrebbero tenere insieme il tutto, e questo accessorio fa tutto il giro della gonna dal retro fino sul davanti, si aggancia in vita semplicemente come una piccolissima cintura. Qui sul lato possiamo vedere che ha anche un portaspilli, e invece nell'ultimo pezzettino finale, proprio quello che quasi sfiora terra, vediamo che ci sono delle forbici attaccate insieme al resto delle catene. Una cosa che mi risultava strana era questo punto qui, che come vedete sembra essere antigravità, perché sembra proprio che non ci sia niente a tenere su questo cerchiolino. Invece l'idea è che questo cerchiolino è stato cucito sul suo tessuto e quindi da lì c'è un anellino che tiene tutte le varie catene che poi penzolano lungo la sua gonna. Anche sulle gambe possiamo rivedere i punti di sutura classici di Franky, sia su una coscia che su una caviglia e sul polpaccio dell'altra gamba, e se andiamo a vedere le sue scarpe vediamo che sono davvero bellissime. Nella parte della caviglia ci sono questi nastrini che le tengono chiuse, nella parte superiore hanno questa forma a punta e sembrano quasi dei pezzi di stoffa cuciti assieme, ma abbiamo un tacco davvero stupendo e anche un plateau molto particolare, perché il plateau, spero si riesca a vedere, è vuoto, realizzato come se fosse tenuto insieme da una cucitura di filo nero, e invece il tacco, proprio come abbiamo visto anche prima sugli orecchini, è un ago con attorcigliato attorno un filo. Con lei arriva fortunatamente lo stand, in questo caso è argentato con il logo Monster High, ma come vedete con il perno al centro, perché questo, ragazzi, è uno stand a seduta, quindi va a nascondersi perfettamente in mezzo alle sue gambe. L'ultima cosa che arriva con lei è il certificato di autenticità, e sono molto contento che ci sia, con anche la firma del designer o della designer, perché a quanto pare è una donna, e vorrei farvi notare, spero si riesca a vedere anche così all'interno della bustina, che questa carta è tutta in rilievo. È veramente una carta molto bella, si sente che non è la classica cartina che mettono all'interno delle bambole normali, tipo le Barbie del film. Così, ecco, così dovreste riuscire a vedere che tutti i dettagli sono in rilievo. Per fortuna che per una volta il certificato di autenticità effettivamente è molto carino. Quindi cosa ne pensate di questa Frankenstein Stitched in Style? Io la trovo davvero molto bella. Anzi, ragazzi, io la trovo wow
Wow, triplo wow se lo merita tutto. Per un motivo le avrei dato 2 wow, ma per un altro motivo il terzo wow se l'è ripreso. Perché gli accessori sarebbero stati davvero fantastici, realizzati tutti di catene, di vero metallo, invece che di plastica. Ma mi rendo conto che questa bambola, se avesse avuto tutti gli accessori di vero metallo, sarebbe arrivata a costare un prezzo veramente folle. Non che adesso costi poco, ma diciamo che rimane comunque ad un prezzo leggermente più contenuto. Risulta sicuramente una bambola da collezione, sicuramente bellissima all'interno di una collezione, e per il motivo delle catene di plastica le avrei dato solamente 2 wow. Il terzo wow se l'è ripreso semplicemente perché, come avete visto, ha quell'enorme spacco sulla gamba sinistra che forse per la prima volta rende una bambola elegante e sexy allo stesso momento, senza risultare volgare, senza risultare esagerata per un pubblico più piccolo e al contempo risultare anche da collezione. Quindi il triplo wow assolutamente se lo merita. Se avesse avuto anche le catene avrei iniziato ad urlare per i prossimi 40 minuti non so quanti wow. Quindi non posso fare altro che consigliarvela, seppur mi aspettassi qualcosina di più anche nella realizzazione. Di sicuro ho scoperto cose come l'accessorio sui capelli che non avrei mai scoperto lasciandola in scatola e che appunto non sapevo, ma magari mi aspettavo un dettaglio in più nella gonna o nel sottogonna, ma in ogni caso è assolutamente davvero molto bella. Qui sotto trovate, se vi interessa, il link Amazon per acquistarla o per guardare il suo prezzo, per fare tutto quello che volete. Ovviamente, come al solito, se acquisterete tramite i link Amazon che vi lascio sotto i miei video, non spenderete assolutamente neanche un centesimo in più, ma mi aiuterete a sostenere il canale. Detto questo, adesso però voglio solo sapere cosa ne pensate voi qui sotto con un commento, e spero anche che questo video vi sia piaciuto, vi sia tornato utile o vi abbia fatto vedere qualcosa che magari non avevate ancora visto. Se ci sono riuscito lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale che è super importantissimo. Se vi va seguitemi anche su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi come sempre vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.